Va bene, partiamo dal fondo. Il bonsai che muove un ramo solo. Allora, questo bonsai aveva apprezzato molto le cure, che sicuramente erano un po' controcorrente, nel senso che lei, per prendersi cura di questo bonsai, non è che ha seguito proprio quello che potrebbe essere il manuale dei bonsai, no? E lui aveva invece molto apprezzato questi tipi di cure. Era come una specie di bacchetto, diciamo così, questo ramo di connessione tra lei e Lucia. Quindi vibrava, comunicava così con Lucia. Le piante muovono i rami, le foglie alla bisogna. Cosa occorre fare per farlo, per ottenere Eh, questo risultato? C'è una forte spinta interiore di connessione e loro la percepiscono. Cosicché se tu, per esempio, saluti, è facile che una foglia si muova così molto velocemente quando tutte le altre sono immobili. È Mhm, il modo per ricambiare, per esempio, un saluto. mhm. Loro percepiscono chi è vicino alla natura, davvero. Cioè loro non capiscono la lingua che tu parli, ma capiscono che tu stai salutando, perché l'intento di uno che dice buongiorno, bonjour, o buenos dias è quello del saluto. O percepiscono l'intonazione. Allora, aspetta un attimo. Cioè, noi vediamo una pianta, Mm, vediamo un fiore, eccetera, però quella è la materializzazione di un qualcosa di spirituale. Cioè, la mhm, materia in sé per sé non esiste. mhm, Esistono degli spiriti, ok, che forniscono questo aspetto materiale. mhm, Quindi, dietro ad ogni pianta ci sono uno o più elementali, ok? Alcuni sono più grossi, più importanti, e altri sono minori. mhm. Mm. Quindi in realtà loro capiscono tutto, perché sono spiriti intelligenti, anche il linguaggio. Ogni cosa. Sì. Ok, questo bonsai c'è ancora, Lucia? Non c'è più. È morto. È stato potato. Troppo. Mm. Insomma, non c'è più. Questo bonsai quando muoveva il ramo cosa diceva Lucia? Ti sento, Mm. ti sento e tu mi senti. Ma diciamo che Lucia ancora in quel momento non era così pronta, ok, a recepire certi messaggi. È arrivato col tempo tutta la trasformazione e l'evoluzione di Lucia. Mm? Mm. Però già quel bonsai voleva farle capire che lei era sulla strada giusta della connessione. Quando uno ha una connessione con le piante, che vuol dire? Mm. Cioè dipende perché ci sono A me persone sembra che di avere una bella connessione con le piante, particolarmente con i pini, le querce, le pianto, sì, che passo accanto e le carezzo, parlo, gli dico eh, quanto sei bello, guarda qua quanto siamo cresciuti. Che succede in quei casi? adesso questo qui è un po' complicato da spiegare. Praticamente l'universo, diciamo il mondo, ma non sto parlando adesso, voglio parlare della forma, ma non nel senso se la Terra è piana, se la Terra è tonda, eccetera, no? Da un punto di vista di gioco e simbolico, Mhm, è come se costituito da due L. mhm, Cioè c'è una L normale, così come la scriviamo, una L maiuscola. E quella lì è il mondo, diciamo, che noi non vediamo, tutto ciò che noi non vediamo. Poi considera di vedere di profilo un 4, una sedia, mhm, ok? Quindi capisci com'è l'altra L. Quindi l'altra L è stata ribaltata, messa a testa in giù e ribaltata. mhm, Mm? E noi viviamo in quella parte lì, mhm, ok? Quando tu
fai questa connessione che per te è naturale con le piante, è come se mh, questi due mondi, visibile e invisibile, invece si connettessero, si aprisse una porticina, non c'è più queste due stanghette delle L di separazione, Mhm. e quindi c'è una comunicazione fra i due mondi. E per te in quel momento, mh, il mondo che ha questa L rovesciata diventa la L corretta, ok? Mm. Quindi in quel momento non c'è più il ribaltamento di valori che purtroppo c'è su questo nostro piano esistenziale, ok? Ma ritorna ordine ed equilibrio. Quindi parlare con le piante, non è soltanto un passatempo, una connessione, poi è finito. Lavora in direzione della 4D. Sì, lavora proprio nella direzione del ripristinare questa armonia iniziale, eh, chiamiamola il pre-gioco, ok? Perché c'era un gioco fatto a L in cui però c'era un'armonia globale. Mm? Poi questo gioco è diventato, diciamo così, un po' crudele, per cui c'è questa L ribaltata, mm? Mhm. Ehm, per cui effettivamente noi lo vediamo, no? Che è tutto quanto scombussolato. Ciò che dovrebbe essere condannato è elogiato e viceversa, ciò che dovrebbe essere rispettato viene calpestato, così, no? È chiaro questo. E proprio la connessione con la natura, eh, da più è condivisa, più riusciamo, come dirti, a spostare la L, riportarla alla sua posizione iniziale. L sta per... Adesso mi viene l'end.